Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Sapete qual è la novità qua sul canale di Triber? Sono diventato Legendary. Ovviamente festeggiamenti grandi ormai sono ricoperti di campagne e trovo bug dovunque. Chiaramente nulla di tutto ciò è reale, ma invece onestamente mi è arrivato solamente l'avviso in piattaforma, l'ho notato con molto piacere, sono stato molto soddisfatto per ben 5 minuti e poi sono tornato a fare campagne normalmente. Ma parlando invece di step di carriera importanti, in questo video andremo a reintervistare Manuel. L'avevamo già intervistato in quest'altro video qua, ma essenzialmente la cosa interessante e nuova è che Manuel ha veramente fatto carriera ed è ormai diventato un project manager in Anghess. Sono sicuro che vi starete chiedendo che cos'è un project manager, ma direi che lascerò a lui la presentazione del suo ruolo. Detto questo, passiamo all'intervista. Ok ragazzi, eccoci qui con Manuel. A me fa sempre piacere riaverlo qui sul canale, anche la prima volta ci eravamo trovati benissimo. Vi lascio qua nell'angolo il video della prima intervista che gli avevamo fatto, ma in questa intervista andiamo a parlare del suo salto di carriera. Quindi prima cosa tra tutte, sei soddisfatto? Come sta andando? Come procede dal tuo punto di vista? Ciao a tutti ragazzi, sì, sono soddisfatto perché è stato proposto, ecco, questo salto di carriera da consulente a project manager 2 mesi fa e mi sto trovando molto bene perché sto avendo l'opportunità di confrontarmi, ecco, con più realtà, sto vedendo da dietro che cosa succede nei meccanismi di Anghess, sto avendo un rapporto con i clienti sempre più stretto. Quindi sì, è un'opportunità che io ho colto subito al volo e non me la sono fatta scappare. Bello, bello, bellissimo. Molto bello, sono davvero contento che tu sia riuscito sia a fare il salto di carriera, ma soprattutto che ti trovi bene. Hai menzionato un termine molto importante che non sono sicuro che comunque i Tribers conoscano, perché nemmeno io personalmente lo conoscevo, ovvero project manager. Devo dire che a volte da fuori soprattutto sembra un termine molto fumoso, quindi ti chiederei se riesci a spiegarci un pochino in generale cosa sia e poi se vuoi anche approfondire sulla parte di che cosa fai effettivamente in Anghess come project manager. Sì, chiaramente da fuori sembra che sia un po' fumoso, ecco, come termine, quindi proviamo a spiegarlo. Project manager è quello che si occupa, ecco, di portare a termine e seguire tutte le fasi di un vario progetto. Nello specifico in Anghess seguo da quando viene chiuso un accordo con un cliente poi al reale svolgimento della campagna, perché il progetto su Triber è la campagna, seguo tutte le varie fasi, quindi nello specifico vado a cogliere quelle che sono le necessità del cliente, quindi viene fatta una call di kick-off dove io vado a cogliere tutte le necessità del cliente. Quando ad esempio si parla di test funzionali, andiamo a strutturare la proposta, decidiamo il numero di tester, quindi ci vogliono 5, 10, 15 tester, decidiamo in che modo viene effettuato poi effettivamente il test. Per i test funzionali valutiamo se c'è la necessità di fare un'intervista moderata, un'intervista non moderata. Un'altra cosa che andiamo a fare è, in base al budget che ci viene assegnato, decidiamo il payout che viene assegnato ai tester, quindi coerentemente con il budget che noi abbiamo cerchiamo di far quadrare i conti nelle varie fasi appunto della campagna. Assegno il TL su una campagna, sarà mio compito trasferire il mio modo di intendere questa campagna al TL, ad esempio la distribuzione dei devices, dei profili particolari che il cliente ci ha chiesto, quindi poi andiamo a strutturare un recruiting particolare. Ti interrompo un secondo per chiederti, ma quindi esattamente tu dove ti posizioni? Cioè nel senso, di fatto sei tra virgolette tra il TL e il cliente, diciamo, quindi cioè, ci sono i drivers ovviamente che testano quello che devono testare, poi ci sono i TL o il TL in realtà che raccogliano un pochino i risultati e poi ci sei tu che ti intermezzi tra TL e cliente, corretto? Sì, io mi occupo anche tra le altre cose, di dare aggiornamenti al cliente, quindi sono lì a rassicurarlo, appunto, se ci sono problemi, io riporto appunto i problemi al cliente. Ok, allora ti faccio una domanda scomoda, allora mi riaggancio a questa cosa. Da fuori magari potrebbe anche venire naturale chiedersi ma perché allora serve la figura del PM e non semplicemente il TL va a parlare con il cliente. A proposito, per tutti i Tribers che stanno guardando vi lascio questo video qua sempre di fianco a riguardo della figura del TL, chi è, cosa fa, ecco. La risposta che ti posso dare è che il PM ha più una visione d'insieme, ha sia la visione aziendale, nel senso di far rispettare i costi, di decidere i payout, e ha sia appunto la visione di come
deve essere svolto un test funzionale, un test di UX. Io appunto venendo da quel mondo, venendo dal crowd, un po' di cose le ho viste, quindi io quello che faccio è porto il mio modus operandi all'interno delle campagne che andiamo a svolgere. E secondo me è una cosa veramente bella il fatto che tu sia riuscito dai Trivers a arrivare al ruolo di PM, perché appunto non solo hai una visione di che cosa effettivamente i tester possono fare molto più concreta, ma anche secondo me sei un po' più giusto nelle tue decisioni, ecco, in un certo senso. Cambiando invece argomento, ti volevo chiedere, è questo il modo in cui pensavi di far carriera? Perché nell'ultimo video che abbiamo fatto insieme, diciamo, tu avevi in mente di fare carriera più verso la test automation, quindi ti senti comunque che le due cose si uniscono nel ruolo di PM, oppure è un'altra direzione, semplicemente hai cambiato idea o magari hai trovato quest'altra opportunità, ecco? Allora, io penso che siano due percorsi diversi, quello di PM e quello di progredire nella testing automation, però diciamo che anche questo ruolo coincide con quelle che sono le mie attitudini, quindi io semplicemente appena ho avuto l'occasione e ho valutato appunto l'offerta che mi è stata fatta, ho accettato perché mi rappresenta in quello che sono, ecco. Mi piace avere un ruolo diciamo centrale nello svolgimento delle campagne, mi piace seguire tutte le fasi dalla creazione all'effettiva consegna dei risultati finali, quindi si adatta a quello che sono i miei interessi. Invece un'altra cosa che è sempre divertente chiedere a chiunque abbia fatto carriera è: continui comunque a testare in piattaforma con noi altri Trivers, oppure il tuo ruolo di PM ormai ti assorbe troppo e non riesci a darci tempo? Ma al momento la verità no, perché in questo momento mi sta rubando tanto tempo e dovrei farlo fuori dall'orario lavorativo. E poi non mi sembra neanche giusto, perché io da dietro so che cosa succede, potrei togliere il posto a un Triber e quindi non lo vedo neanche eticamente corretto testare per una campagna che sto gestendo io, ecco. Molto corretta come risposta, cioè devo dire da Triber l'apprezzo. Ok, la prossima domanda riguarda più una curiosità che secondo me alcuni membri della community potrebbero porti, ovvero quando è stato introdotto il Professional Talent Program comunque molte persone hanno visto la possibilità per esempio di diventare dei TL o comunque in generale di entrare anche in Anguess e potenzialmente fare carriera come hai fatto tu. Quindi ti chiedo, anche sotto forma di consiglio per futuri Tribers che magari ambiscano a diventare project manager, com'è che hai fatto tu a arrivare a questo ruolo dal tuo precedente? Hai in generale qualche consiglio da dare? Ecco, espandici un pochino di più su questo aspetto. Il consiglio che posso dare io ai Traders è quello sempre di continuare a fare un lavoro di qualità. Cioè, io sono arrivato qui facendo sempre un lavoro di qualità e cercando di essere sempre professionale in tutto quello che faccio, puntuale e preciso nelle consegne. Diciamo che i miei sforzi sono stati premiati per questo motivo. Questo è quello che mi sento di dire oggi ai Tribers. Bello, molto bello, assolutamente. Sicuramente un consiglio che possono apprezzare, ecco, anche. Tornando invece per quanto riguarda le differenze del ruolo tra il TL e il PM, effettivamente una cosa magari interessante che potrebbero chiedersi i driver è, a questo punto, quindi il TL secondo te può avere un ruolo più operativo, nel senso di mette più le mani in pasta lato campagne e tu metti più le mani in pasta lato cliente? Potrebbe essere questa un'interpretazione? Questo per chiederti, per esempio, immagino che tu non stia a guardare tutti i bug e fare le need review, è corretto? Esatto, anche se comunque il mio contributo cerco di darlo sempre, ecco, per aiutare il TL, però sì, la divisione che possiamo fare è questa: il TL è più un lato strettamente operativo ed è a contatto di più con il Triber. Io sono più interno ad Anguess e mi occupo appunto di seguire tutte le varie fasi delle campagne, ma banalmente anche utilizzando i nostri software interni di tracciamento, e io sono la persona che effettivamente va a pagare poi i Tribers e tutte le varie fasi che si susseguono all'interno di una campagna. Perfetto, come ultima domanda vorrei chiederti una domanda molto simile a quella dell'ultima volta, ovvero cosa ti aspetti andando avanti? Ovviamente sei tendenzialmente abbastanza all'inizio del tuo ruolo di PM, quindi non è che io credo che tra 2 mesi avrai un ruolo diverso, però comunque diciamo quali sono i tuoi piani per il futuro, se ne hai, quali sono i tuoi orizzonti, se vuoi passare altri step, cosa c'è di fronte a te, ecco. Allora, diciamo che per il momento sono concentrato su questo nuovo ruolo e punto
a diventare, diciamo, un senior in questo ruolo, continuando ad arricchire il mio bagaglio culturale, perché adesso veramente sto vedendo molte più cose rispetto a quando facevo la consulenza, quindi ci sono tante opportunità appunto di specializzarsi in un ambito o nell'altro, in base anche alle attitudini dei vari PM, perché ce ne sono diversi. Ci stiamo un po' specializzando in quelli che sono dei verticali di clienti, quindi ad esempio il verticale dei supermercati, il verticale delle banche, il verticale della moda. Certo, molto bello. E se posso chiederti, il verticale che tradotto per i driver sarebbe, diciamo, un po' il tipo, se vuoi. Il tuo preferito qual è per ora, o sei troppo presto per dirlo, o se magari non puoi rivelarcelo? Il mio preferito al momento sono quelle sull'intelligenza artificiale che sto seguendo io personalmente. Ok, molto molto interessante. Sì, sì, c'è stata qualche campagna effettivamente recentemente. Va bene, Manuel, grazie mille per questa intervista. Ovviamente a tutti i driver, se avete domande lasciatemelo nei commenti, io poi andrò a riferirgliele e vi scriverò la risposta. Ok, grazie Manuel per la bellissima intervista. È stato super super interessante per quanto mi riguarda, sia perché non mi era molto chiaro il ruolo del project manager, onestamente, e poi anche perché comunque sentire un po' che direzione ha preso la sua carriera è stato veramente interessante e le cose che ci ha raccontato erano molto particolari. Io ragazzi direi che per ora questo video si può concludere qua. Sto lavorando al video per quanto riguarda la selezione dei triber, appunto volevo specificarvi che non l'abbiamo dimenticato. Se avete qualsiasi cosa da lasciarmi nei commenti come domanda per Manuel o qualsiasi altra richiesta, ovviamente vi risponderò, quindi fate pure e ci vediamo nel prossimo video sul canale di Triber.